Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo il tutorial di questo bruco qui, guardate quanto è carino. Lo faremo ovviamente con delle stoffe diverse. Vi dico tutti i materiali che serviranno. Io qui ho 7 stoffe, 8 con la stoffa della faccina, che in questo caso io ho utilizzato questa qui che è un prestampato in maglina elastica. Voi potete utilizzare una maglina color carne tranquillamente, un paio di calze molto coprenti e poi con della china o dei pennarelli proprio adatti, idonei per tessuto, potete tranquillamente farla voi la faccina se siete bravi nel disegno. Poi avrò bisogno di questo spago qui per fare le zampette, ma potete utilizzare tranquillamente dei lacci per le scarpe. Poi avremo bisogno di lana o filo da ricamo, come preferite voi, per fare i capelli. Avremo bisogno di queste palline di legno che sono di 2,5 cm, quindi 2 cm e mezzo. Questi pompon piccolini che io ho messo sia sulle antennine che qui alla fine delle zampette per coprire il foro appunto di queste palline. Poi un fil di ferro, questo è specifico per fare gioielli, io ho solo questo, ma potete tranquillamente acquistarlo in ferramenta, non c'è problema. E questo qui anche è da 0,80. Poi tanta imbottitura, ago grande, ago piccolo e ovviamente filo. Infatti in questo lavoro non ci sarà bisogno di usare la macchina da cucire e la forbice. Per quanto riguarda i tessuti, basterà avere dei pezzi di tessuto dove entra un piattino, insomma dove dovete fare un cerchio del diametro di 17 cm. Quindi mettiamoci al lavoro e buona creatività a tutti. A questo punto noi dovremo fare un punto filza tutto quanto intorno ad 1 centimetro circa dal bordo. Nel mio caso, per imbottire queste palline di tessuto, io utilizzerò una vecchia imbottitura ho dei cuscini dell'Ikea, quelli che costano 7 euro praticamente, dove appunto hanno la stessa imbottitura all'interno che noi utilizziamo solitamente per questi lavori. L'unico problema è che, essendo stati lavati, appunto l'imbottitura è ridotta in questo modo. Quindi basterà prendere l'imbottitura e fare questo lavoro qui, ed eccolo qui, e avremo la nostra imbottitura vaporosa. Questa imbottitura io la utilizzerò su queste palline qui che sono quelle di tessuto, mentre invece per la faccina, questa qui, io utilizzerò esclusivamente l'imbottitura nuova, perché nella faccina non devono esserci bozzi o comunque degli avvallamenti, insomma cose di questo tipo, deve essere liscia insomma.
Quindi come potete vedere la mia imbottitura è triplicata. Una volta ravvivata la metterò qui dentro e ripeterò l'operazione per tutte quante le palline di stoffa che dovrò fare. Arrivati a questo punto che ho fatto tutte quante le mie palline di stoffa praticamente, compresa la faccina, io dovrò metterli così, quindi dovrò mettere ogni pallina con la chiusura contro chiusura. Ora io devo prendere un filo per unire tutte queste palline, deve essere doppio perché mi deve consentire di fare andata e ritorno. Io in questo caso utilizzerò un filo per il macramè, quindi parliamo di un filo appunto abbastanza robusto con un ago piuttosto lungo. Quest'ago prende più o meno 3 dita, quindi dovrò fare questa operazione qui di entrare qui dentro con l'ago e proseguire per tutte quante le palline al centro, e qui senza uscire dovrò tornare indietro e fare questo lavoro qui e poi bloccare qui tutto quanto. Se il lavoro dovesse non venire benissimo, se il punto vi rimane un po' più lento, cose di questo tipo, potete tranquillamente mettere un po' di colla a caldo tra le due palline. L'importante è che la colla a caldo non venga messa tra le due schiene delle palline, cioè così sì, ma non così, ecco, per intenderci. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Ho tagliato 6 cm di questo filo di ferro, di metallo. Se avete problemi nel fare questa cosa potete ricorrere anche alle molle delle penne che avete in casa, scariche ovviamente. Quindi se avete delle penne che non scrivono più e non sapete cosa fare, prendete la molla che è all'interno, l'allungate leggermente e le potete inserire come antennine.
Bene, questo qui è il mio bruco terminato. Io spero che vi siate divertiti, spero che abbiamo passato insieme del tempo piacevole e spero di avervi lasciato un tutorial veramente grazioso, perché trovo questo bruco bellissimo per una cameretta, che credo che sia anche carino da mettere sopra un termosifone quando non viene utilizzato, tipo d'estate. Ovviamente facendo delle modifiche, quindi riempiendo queste palline non di imbottitura ma di riso, di sabbia per gatti e cose di questo tipo, potete fare anche un fermaporta, può diventare tranquillamente un fermaporta. Io vi saluto con i miei due bruchi, un arcobaleno e uno sui toni del rosa. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di condividere il video se vi è piaciuto e di lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Non mi resta che rimandarvi al prossimo video. Ciao!